Buongiorno a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio della serie Blender, se li capisci li eviti. Ringrazio Franco Candeo che mi ha gentilmente proposto una posizione interessante. Diciamo che più che la posizione è interessante il suo ragionamento, il suo approccio alla, alla partita. Quindi questo episodio sarà più di tipo psicologico che tecnico, ma non per questo meno istruttivo, perché ho sentito diverse volte ragionamenti simili a quello di Franco. Ma passiamo subito a vedere la posizione e soprattutto a sentire il ragionamento di Franco. Ciao Gianlazzaro, ti faccio avere questa ulteriore posizione. Siamo 5-0 per il bianco, io sto perdendo, sono il nero e in questa situazione ho scelto, invece di difendermi e cercare di perdere solo un punto e quindi andare sotto 6-0, ho scelto di dare il dado del raddoppio e giocarmi tutto in questa partita per vedere se la fortuna mi avesse sorriso. In effetti ho vinto la partita al Gammon, quindi mi sono poi portato sul 5-4, ma il ragionamento in questi casi della disperazione è un ragionamento che sta in piedi oppure avrei dovuto giocare normalmente, andare sul 6-0 e sul Crawford cercare di rimontare. Ciao, grazie. Il ragionamento di Franco è interessante, ma a mio avviso è totalmente errato per un motivo ben preciso. Franco ragiona come se questa sia l'ultima occasione per cubare. In realtà non, non ha alcun tiro assolutamente che perde il mercato, per cui anche in futuro potrà sempre tranquillamente cubare e l'avversario dovrà accettare il cubo, anzi normalmente sarà ben contento di accettare il cubo. Vediamo un attimo che cosa dice XG. XG dice che l'avversario ha tantissimi gammon, il 35% di gammon, ma Franco ha comunque un 37% di possibilità di vincere. Questo anche se ha tre pedine sul bar, perché l'avversario ha solo due case, Franco ha già un'ancora, quindi tipicamente riuscirà a rientrare e la partita è ancora aperta. Il discorso sarebbe diverso se questa fosse l'ultima occasione per cubare. In questo caso penso che il ragionamento di Franco sarebbe abbastanza corretto e il cubo potrebbe starci senza grossi problemi. Ma appunto, come detto prima, Franco avrà tantissime altre possibilità per cubare, quindi nessuna fretta. Qui deve giocare tranquillamente, vedere come si mette la partita e poi eventualmente cubare, ma solo in un secondo momento. Quindi direi l'insegnamento da trarre da questo quesito di Franco è molto importante. Bisogna sempre considerare che molto spesso avremo altre possibilità per cubare. Quindi
differenziare le posizioni dal last roll, in cui l'ultimo tiro, comunque l'ultima possibilità per cubare, ad altre posizioni che sono la grande maggioranza invece, in cui possiamo cubare anche in futuro. Quindi non facciamoci prendere dalla disperazione e continuiamo a giocare tranquillamente. Questo vale molto molto spesso. Quando le cose vanno male siamo portati a pensare che il match sia già finito, ma molto spesso invece non è così. E abbiamo visto in tante occasioni delle rimonte che avremmo pensato non possibili. Quindi aspettate a cubare per disperazione. Spero che questo video possa essere interessante per molti. Vi ringrazio dell'attenzione e arrivederci al prossimo episodio.